Probabilmente segui la religione cristiana da quando sei piccolo e magari, negli anni, hai cominciato ad avere qualche difficoltà pensando alla risurrezione di Gesù. Oppure segui un'altra religione o non sei credente, ma il fatto della risurrezione ti ha sempre incuriosito e vorresti comprendere meglio il mistero che rappresenta. Bene, in questo video, lasciandoci aiutare dalla dottrina dei tre corpi del Buddha, chiamata Trikaya, faremo chiarezza una volta per tutte sulla risurrezione di Gesù, parlandone con estrema franchezza e utilizzando, per così dire, gli occhiali del buddismo, che ci permetteranno di affrontare le cose sotto un altro punto di vista, in modo da svelare il cuore più autentico della fede cristiana. Le domande sulla risurrezione di Gesù sono le più diverse. Si tratta soltanto della rianimazione del suo cadavere 3 giorni dopo aver subito il supplizio della croce? Se effettivamente è andata così, dov'è finito il corpo di Gesù? È stato assunto in cielo come afferma l'Evangelista Luca? Perché in alcuni racconti dei Vangeli Gesù risorto inizialmente non viene riconosciuto? Maria Maddalena lo scambia per il custode del giardino e i discepoli di Emmaus fanno addirittura un viaggio intero con lui, senza riconoscerlo. Infine, come spiegare il fatto che, ancora oggi, molti fanno reale esperienza dell'incontro con Gesù Cristo, al punto che le loro vite ne risultano completamente trasformate? Anche nell'ambito del buddismo ci si chiedeva come Siddhartha Gautama, poi divenuto il Buddha, potesse continuare ad assistere gli altri nel raggiungere l'illuminazione, ancora oggi. Proprio per rispondere a tale questione, soprattutto in ambito Mahayana, è stata elaborata la dottrina dei tre corpi del Buddha. I tre corpi, o kaya, rappresentano diverse modalità, nello stesso tempo complementari, in cui Gautama il Buddha, o qualsiasi altro Buddha, opera ed è presente. Il primo corpo è il Nirmanakaya, o corpo di manifestazione, con il quale il Buddha era fisicamente presente in mezzo ai suoi contemporanei. Il Nirmanakaya rappresenta la persona reale, storicamente esistita. È la forma fisica del Buddha che appare nel mondo per insegnare e guidare gli esseri verso la liberazione. Per fare un parallelo con il cristianesimo, il Nirmanakaya può essere paragonato alla persona storica di Gesù di Nazaret, alla sua vita concreta, iniziata in Galilea e conclusa con la condanna a morte a Gerusalemme. Il secondo corpo è il Dharmakaya, o corpo della realtà ultima, essenziale. Quando Gautama raggiunse l'illuminazione sotto l'albero della Bodhi, divenne uno con la realtà ultima del Dharma, che rappresenta l'essenza, pura e consapevole, dell'intero universo. A questo proposito, si cita spesso la frase che Gautama Buddha rivolgeva ai suoi discepoli e che risuona molto simile a quella di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Chi vede me, vede il Dharma. Nel Vangelo, la parola Dharma è sostituita dalla parola padre. Anche in questo caso si può azzardare un parallelo con il cristianesimo, paragonando il Dharmakaya al momento della trasfigurazione. In questo episodio Gesù rivela nel suo corpo l'essenza del vero uomo e del vero Dio. Alla presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni si manifesta pienamente come il Cristo, il Figlio di Dio. Se vuoi approfondire meglio il parallelo fra illuminazione e trasfigurazione, ti lascio un video in descrizione dove ne parlo. Così come incontrare Gautama Buddha significava entrare in contatto con il Dharma, allo stesso modo incontrare Gesù Cristo significava entrare in contatto con Dio. La potente realtà dell'essenza del Dharma non si esaurì con la morte di Gautama Buddha. Al contrario, i suoi discepoli continuarono a percepirla come presente e viva. Nacque così il concetto del terzo corpo, denominato Sambhogakaya, o corpo di fruizione. È il corpo attraverso cui il Buddha può ancora essere fruito dai suoi seguaci, il corpo con cui è ancora percepito realmente ed efficacemente presente tra di loro. Un corpo diverso da quello in carne ed ossa rappresentato dal Nirmanakaya,
e che va oltre quello che incarna la realtà ultima, rappresentato dal Dharmakaya, un corpo spirituale del Buddha, purificato, luminoso e onnipresente, che si propone a tutti coloro che sono pronti ad accoglierlo, per raggiungere l'illuminazione. Se quanto ascoltato finora ha suscitato il tuo interesse, fammelo sapere con un like. Ora, presta molta attenzione a questo passaggio. È possibile azzardare il paragone fra il terzo ed ultimo corpo del Buddha con il corpo di Gesù Cristo risorto? Quando si parla del terzo corpo, o Sambhogakaya, ci si riferisce espressamente a un corpo spirituale, indubbiamente reale, ma certamente non in carne e ossa. Quando si parla della risurrezione di Gesù, invece, si dice chiaramente che il sepolcro era vuoto. Il suo corpo fisico non c'era più. Inoltre, nel Vangelo di Luca, Gesù stesso invita i suoi discepoli a guardare le ferite, dovute alla crocifissione, e a toccarlo per constatare che non era un fantasma. Come se non bastasse, mangia anche una porzione di pesce arrostito. Certamente, questo non sarebbe stato possibile se si fosse trattato solo di un corpo spirituale. Ora, per molti cristiani, credere che Gesù di Nazareth, detto il Cristo, sia risorto corporalmente il terzo giorno dopo essere morto in croce, è sufficiente per alimentare una fede sana e genuina. Ma è altresì vero che altrettanti molti cristiani, e non, fanno fatica ad accettare un evento così straordinario e nello stesso tempo si domandano: è possibile che la risurrezione di Gesù rappresenti qualcosa di molto più profondo rispetto al semplice miracolo di una persona che era morta e che poi è tornata in vita? La risposta è certamente sì. Per comprendere pienamente il significato profondo della risurrezione di Gesù, occorre fare una piccola premessa. Per la mentalità ebraica dell'epoca, una risurrezione intesa solo ed esclusivamente in senso spirituale, o come visione di un fantasma, non avrebbe avuto credito e non sarebbe stata minimamente presa in considerazione. All'inconfutabile fatto della morte corporale di Gesù di Nazareth bisognava opporre, o sovrapporre, un altro fatto altrettanto inconfutabile. Solo un ritorno in vita del corpo fisico di Gesù poteva vincere il trauma della morte in croce, per poi diventare una presenza viva e reale nella storia dell'umanità. Per fare un esempio dell'atteggiamento di un ebreo dell'epoca, vorrei ricordare l'episodio dell'apostolo Tommaso nel Vangelo di Giovanni, che si rifiuta di credere a Gesù risorto senza prima aver toccato con mano i segni dei chiodi e la ferita del costato. Quello su cui vorrei che prestassi attenzione adesso sono le parole che Gesù rivolge a Tommaso, dopo avergli fatto toccare con mano. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. È Gesù stesso che, con queste sue parole, vuole farci capire che la fede autentica non si basa sull'assistere a miracoli stupefacenti. Dunque, anche riguardo alla sua risurrezione, c'è qualcosa di molto più importante dell'aver visto e dell'aver toccato con mano. Il significato autentico della risurrezione corporale di Gesù sta nel fatto che Cristo risorto è presente, in carne e ossa, in chi assimila la sua stessa vita, la vita di quel Gesù di Nazareth, detto il Cristo, vissuto 2000 anni fa, le cui azioni e le cui parole possiamo leggere nei Vangeli ancora oggi. A riprova di quanto detto, l'episodio dei discepoli di Emmaus, narrato al capitolo 24 del Vangelo di Luca, è emblematico. Pur avendo camminato accanto a Gesù risorto tutta la giornata, non lo riconoscono, se non la sera, dopo aver ascoltato le sue parole. Seduti a tavola, quando spezza il pane e lo condivide con loro. In quel gesto di condivisione e familiarità, finalmente lo riconoscono e, nello stesso istante, Gesù scompare di fronte ai loro occhi perché finalmente è dentro di loro. Infatti, pieni di gioia, fanno ritorno a Gerusalemme e annunciano la buona notizia. Chi incontrerà loro, incontrerà il Cristo risorto. Il linguaggio che andava bene nel mondo ebraico di 2000 anni fa, dove, per ridare vigore alla figura storica di Gesù morto in croce, necessariamente si doveva parlare in termini realistici e prodigiosi insieme della sua resurrezione corporale,
è probabile che non si adatti più ai nostri tempi. La mentalità di oggi, probabilmente, dà più importanza alla coerenza fra verità di fede e ragione. In questo senso, il concetto buddista del Sambhogakaya, il corpo spirituale attraverso cui il Buddha può essere percepito come realmente presente dai suoi seguaci, può aiutarci a comprendere meglio l'esperienza vissuta dai discepoli di Gesù dopo la sua morte. Essi, infatti, incontrarono Gesù risorto nella quotidianità della loro vita, quando si radunavano tutti insieme per rivivere la sua storia e per spezzare e condividere il pane. In quei momenti percepivano una presenza reale di Gesù in mezzo a loro, spiritualmente tangibile nella loro vita fisica. Dunque, anche oggi, il Cristo risorto è realmente presente nella nostra carne, quando assimiliamo la sua stessa vita, i suoi insegnamenti. Come annuncia San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12. Ora, voi siete corpo di Cristo. Il cristianesimo dà molta importanza alla dimensione corporale della risurrezione, proprio per dire che il divino si è fatto uomo nella storia e che non c'è differenza tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Gesù di Nazaret ha incarnato pienamente lo Spirito di Dio che lo ha reso il Cristo, il Figlio di Dio, il risorto che vive ancora oggi in chi sceglie di seguire la sua via. Non stiamo parlando di due persone diverse, ma del medesimo Gesù. Questa è la buona notizia, il cuore pulsante dell'annuncio cristiano. Anche noi possiamo essere Cristo ed entrare nell'eternità, già qui e ora, se lasciamo che Lui viva in noi, se accogliamo la sua reale, viva presenza. Come afferma ancora San Paolo nella lettera ai Galati. Non vivo più io, ma Cristo vive in me. In effetti, cosa fa di un cristiano? Il fatto che creda in un cadavere rianimato o il fatto che lui stesso incarni Cristo risorto, che vive in lui e per lui? Se parliamo della risurrezione corporale di Gesù solo in termini miracolistici, senza allargare lo sguardo all'infinito che si apre di fronte a questo avvenimento, il rischio è quello di travisare l'annuncio cristiano. A volte risulta più facile relegare Gesù nell'alto dei cieli, asceso con il suo corpo carnale, separato da noi, lontano, quando invece proprio lui ha detto: Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Proprio Gesù, infatti, ci ha invitato a vedere in tutti gli uomini il suo volto, la sua persona, soprattutto nei più poveri ed emarginati. Se questo video ti ha dato qualche spunto di riflessione, fammelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci aiuterai a crescere per poterti offrire altri contenuti come questo. Ti invito anche a guardare questo video che mette a confronto la trasfigurazione di Gesù con l'illuminazione di Gautama Buddha. Namaste e che Dio ti benedica.